Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, anche ascendente leone, anche luna o venere in leone. Andiamo a vedere cosa sta per accadere nell'amore per te. Andiamo a fare una lettura molto forte con il nostro approccio sciamanico immaginale e andremo a vedere non solo che tipi di persone, che cosa accade in base agli eventi, ma come cooperare con il destino amoroso che è già previsto per te. Ok? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Abbiamo oggi le carte danzanti, la musa bisbiglia, gli oracoli in spagnolo e i miei oracoli lui-lei che utilizzeremo dopo e i tarocchi. Vediamo un po' cosa ci raccontano gli spiriti. Allora, mettiamo queste qua, il mio schemino. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, visione, cooperazione e prosperità. Vediamo cosa ti vuole dire prima di tutto lo spirito. Inerente alle relazioni, all'amore, al di là che tu abbia una persona o meno, cosa ti vuole dire lo spirito? Leone, cosa ti vuole dire lo spirito? Focalizzati sui tuoi obiettivi primariamente. Enfocate en tu meta. Sapete quanto mi piace lo spagnolo questo. Enfocate en tu meta, focalizzati nel tuo obiettivo. E la guia fia su mirada è la sima distante, imperturbabile ante lo sviento serrantes. Allora, ragazze mie e ragazzi, non vi dovete, in questo momento della tua vita, al di là dell'amore, questa carta mi sta dicendo di focalizzare tutta la tua energia sui tuoi obiettivi, sui tuoi desideri profondi, quelli veri, quelli dell'anima. Al di là se è una relazione, al di là, cioè, perché questa carta mi sta parlando della necessità che sta sbocciando in te dei talenti, dei potenziali, che vanno poi a riversarsi anche nelle relazioni. E a mezzo delle relazioni che hai avuto, che stai avendo in questo momento, questi talenti tuoi stanno emergendo. Allora non ti dice tanto sull'amore in sé, ma ti sta focalizzando l'attenzione, focalizza l'attenzione sui tuoi desideri, sui tuoi obiettivi. Come diceva Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. Allora tu devi agire per i tuoi obiettivi con fede, non con la voglia di controllarli, con la voglia di quando arrivano, ma con fede, perché i desideri che hai all'anima, per l'anima, sono dei pretesti per realizzare doti, capacità e talenti che già possiedi e che in questa incarnazione vogliono emergere. Poi all'anima che tu lo raggiungi o meno quel desiderio, quell'obiettivo, non importa. All'anima interessa la passione, la tenacia, la dedizione che metti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi affinché questi potenziali possano emergere, al di là se raggiungi o meno l'obiettivo. Quindi ti stanno focalizzando l'attenzione su questo. Magari stavamo focalizzando l'attenzione su altro, ti dicono no, su questo. Questo serve anche alla realizzazione di un amore autentico. Vediamo cosa ci dicono le carte danzanti. Che ne so, per realizzare un obiettivo che hai di vita, un ideale, allora serve il coraggio di fare dei passi importanti. Bene, mentre tu percorri quella strada e serve un certo coraggio per realizzare un obiettivo di vita, un obiettivo lavorativo, quel coraggio lì che tu sviluppi andando incontro al tuo obiettivo, ai tuoi obiettivi, si riversa poi anche nel coraggio in una relazione di amare. Ok? Andiamo a vedere cosa ci dicono queste splendide carte danzanti. Leone. Sei un fiore, dona il tuo profumo, ti devi espandere. Il mondo ha bisogno di te, ti stanno dicendo. Sei pieno di talento, di bellezza, dona il tuo profumo incondizionatamente a tutti. Ecco perché focalizzati sui tuoi obiettivi. E poi qua che dice? Liberati con la musica percussiva. Allora avete bisogno di ballare. Tutti abbiamo bisogno di ballare un po' di più, ma anche di muoverci, anche con l'immaginazione, muovere il corpo, anche solo le mani o solo i piedi.
Allora, mi stanno dicendo di che cosa significa questa bellissima immagine, Lego la cappa magica, no? Chi ha fatto le masterclass con me, ragazzi e miei ragazzi, ti stanno dicendo di fare la Tandava, le 7 leggi dell'amore che abbiamo fatto nell'ultima masterclass. Invece, chi fa il percorso sciamanico sul canale, fate la danza del piacere che trovate sul canale. La vi metto tutta la musica perfetta per fare questo bellissimo momento, bellissimo viaggio che ti permetterà di infocarti sui tuoi obiettivi. Quindi danza per il mondo intero, danza per tutti, non ti focalizzare su una persona sola, mi stanno dicendo, cioè ti spiego. Ovviamente quando parlo dovete sempre uscire al di là del bene e del male, cioè senza giudizio e pregiudizi. Danza per il mondo intero, cioè il fiore cosa fa? Il fiore dona il suo profumo a tutti indistintamente, ti dicono esprimiti, esprimiti nel mondo, ok? Vediamo adesso cosa mi dicono sull'amore i tarocchi. Vediamo, Leone. Prima di tutto, quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita? Quale spirito? L'espansione, 3 di bastoni. Qua c'è lei che sta preparando le valigie per un viaggio. Lo spirito dell'amore che sta bussando è uno spirito di espansione, che parla di nuovo, di novità, di nuovo. È qualcosa che la tua anima sta attendendo di confrontarsi o con qualcuno che viene da fuori o con qualcuno che non è della tua città o qualcuno di straniero. E mi parla del nuovo. E il 3 di bastoni, l'energia d'amore che sta bussando alla tua porta, alla porta della tua vita, è lo spirito dell'espansione, del nuovo, della novità, della... magari stai per fare un viaggio, o il 3 di bastoni è l'apertura di cammino, un nuovo cammino d'amore. Andiamo a vedere adesso in che forma si manifesta. Come potrebbe manifestarsi concretamente? Attraverso quale evento o quale persona questa energia potrebbe manifestarsi? Ah, col 2 di bastoni. Allora, qua c'è un'altra cartina, la cartina. Con quale spirito potrebbe manifestarsi? Allora, ti dico chiaramente una cosa. L'amante mistico ti sta dicendo di prepararti perché l'amore vuole portarti oltre i confini che hai conosciuto fino adesso. Cioè c'è qualcosa di nuovo qua. Energia di apertura dopo un tempo di preparazione. L'amore, ti dico, si potrebbe presentare in forma diversa da quella che avevi immaginato. Allora, non è tanto un colpo di fulmine, una persona che ti invita a uscire dalla tua zona conosciuta. Io credo sia una nuova conoscenza qua, o una nuova conoscenza, o qualcuno che vive lontano, o un viaggio, te l'ho già detto, o una relazione che nasce in un contesto nuovo, con la cartina, qua c'è una cartina, no? Un contesto nuovo. Cioè è qualcuno diverso dal tuo tipo. Oppure è una persona che ti costringe a scegliere se restare nel passato o aprirti al futuro. Cioè l'universo sta preparando un'espansione. E questo dice, ma questa espansione passerà attraverso però una scelta. Cioè potresti dire qualcosa del genere, capito? Devo fare una scelta. Questa è un'occasione, non è solo una persona. Sarai tu a decidere attraverso se attraversare questa occasione oppure no, perché il destino ti bussa. Però non sfonda la porta, ok? Ti invita a partecipare proprio a questa creazione della tua storia d'amore. C'è una scelta qui. Magari ti innamori in un viaggio, magari la persona sta lontana, non lo so. Vediamo un po' perché questo evento arriva. Quale insegnamento vuole portarti questo spirito? La fine della vecchia storia, la morte. L'insegnamento che vuole portarti questo spirito è la fine di una vecchia storia, di una vecchia identità. È finito qualcosa nella tua vita, è finita una vecchia identità,
è finito un vecchio modo d'amare, è finito, cioè, qua ragazze e miei ragazzi, se state facendo il cammino sciamanico con me, fatevi il rituale della morte e rinascita, che ti apre a questa novità senza diatribe mentali, capito? E vediamo dove rischi di opporre resistenza. Nell'essere troppo razionale, re di spade, nel lasciarti andare poco. Dove rischi di opporre resistenza nel calcolare, valutare, analizzare, ma questo non andrebbe bene perché i miei canoni sono diversi, questo non andrebbe bene secondo il mito sociale, secondo il luogo comune che porto dentro, però non me ne accorgo di averlo. Troppo razionalità. Qua rischi di chiuderti, Vediamo come puoi allearti con questo evento, come puoi cooperare con ciò che sta arrivando. Cavaliere di spade, come puoi cooperare con ciò che sta arrivando, cavaliere di spade. Allora, chiaramente ti devi alleare con quello che è vero, è vero. Devi scegliere ciò che è vero oppure lasciare andare quello che ti confonde. Quindi, allora, devi dire la verità prima che diventi quell'urgenza da dire, come dire, aspetta, cioè devi dire la verità, tagliare ambiguità senza sentimentalismo, cioè non restare nel forse, accettare che questo amore arriva come una folgore mentale, non come una certezza lenta, mi spiego, quindi qua arriva un amore, una dinamica che ti costringe a essere vera o vero subito. Non puoi filtrare con l'indecisione, cioè devi parlare come un fulmine, scegliere una lama e parlare attraverso quella lama, no? Cioè sentire come una freccia, va bene? Di subito, sì, no, non sto nell'incertezza, ok? Che se no vai nel razionale, Vediamo un po' quale dono nascerà se accogli questo spirito, quale trasformazione può nascere da questa alleanza. Una cosa bellissima, il Cavaliere di Coppe, quale trasformazione, quale dono nascerà se accogli lo spirito? Un amore che ti sa corteggiare, che sa farti sognare, c'è il Cavaliere di Coppe. Questa è la trasformazione che nasce da questa alleanza con il destino, cioè di la verità, metto alle spalle il passato, una situazione o altre situazioni, non vado nel razionale, dico subito quello che sono, dico la verità, scelgo ciò che mi fa sentire viva, vivo perché mi sto espandendo e ti porto un amore pieno di complicità col Cavaliere di Coppe. Pieno di complicità, cioè corteggiamento, dolcezza, bellezza, guardare un tramonto insieme, fiducia, c'è il cane, fiducia, perfetta comprensione dei tuoi istinti, della tua bellezza. È molto bella questa lettura, molto bella. Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico, cosa vuole dirti attraverso questa esperienza d'amore. La verità è dentro. Cioè, capirai che facendo questo hai fatto bene, l'eremita. Il messaggio dell'amante mistico è come se l'amante mistico... Allora, il messaggio è questo, da questa esperienza che arriva, è come se l'amante mistico ti dicesse che il tuo amore, attraverso l'esperienza dell'eremita, il tuo amore non è più la dipendenza dal messaggio altrui, se quello mi scrive o non mi scrive, dalla risposta dell'altro, ma il tuo amore è una fiamma che resta accesa anche quando le conferme non ci sono. Ecco perché qua non devi sentire la mente razionale, devi essere vera subito. Caspita, questa sensazione, questa situazione, questa persona mi dà verità, oppure voglio fare questa scelta. Non devo più agganciarmi al passato, alle mie vecchie storie, cioè... Quindi faccio questa scelta anche se il mondo non la condivide, faccio questa scelta anche se il mio luogo comune non la condivide, perché l'eremita è un ritiro iniziatico, cioè si purifica il modo in cui ami. Perché l'eremita ti sta chiedendo come amante mistico non di cercare, di vedere, di riconoscere cosa dentro di te chiama l'amore per abitudine e cosa invece è davvero presenza viva, capito?
Allora l'eremita ti sta dicendo di vedere l'altro senza proiezioni, non inseguire ciò che ti accende, non inseguire ciò che ti accende ma non ti contiene nella bellezza che sei, e fedeltà alla tua luce, non spegnerti per essere scelta o scelto. Quindi se dovessimo dire un po' la sintesi poetica, è come se l'eremita dice: ti tolgo il rumore intorno, la mente razionale, no? Perché tu possa riconoscermi senza distrazioni, cercarmi nella luce quando sei sola o solo. E allora quando mi vedi come amore, quando sei sola, sei solo, ti dice l'amante mistico, allora sei pronta per un amore che non ti confonde più. Mi spiego? Bellissimo, è molto poetico. Vediamo cosa ti dice questa persona, visto che c'è movimento forte, però è come se mi stessero raccontando queste carte che qua c'è l'amore per te, che è scevro dai condizionamenti che la mente razionale legata al tuo passato ti fa fare. Ecco perché ti ho consigliato dove stava il rituale di morte e rinascita e la danza, no? Perché tu attraverso la danza riconosci quell'amore in te dell'amante mistico spirito guida. Eccolo qua col cavaliere di coppe. Vediamo cosa ti dice quest'altra persona, cosa muove le sue energie. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Qua c'è una persona che ti riconosce come colei o colui che lo spinge ad essere migliore, perché sei tu che migliori. Sei tu che vedi l'amore dall'interno e non sei dipendente dal messaggio, dalla chiamata, vedi tutto come espressione del tuo daimon, dell'amante mistico. E qua c'è una persona che dice: mi hai reso migliore, perché sei tu che incarni questo miglioramento. Vediamo cos'altro. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se percepisci una persona sicura di sé, anche magari un po' altezzosa, non è così. La mia è solo apparenza. Magari è una persona che ti costringe a guardarti dentro, capito? E ti permette di veramente di sentire l'amore dentro di te e farlo manifestare fuori con questo romanticismo straordinario. Se percepisci una persona che può essere sicura di se stessa, no? Questo re di spade, una persona che magari è più razionale, no, non è così, perché anche questa persona sta avendo le tue stesse ha le tue stesse ferite, altrimenti non vi specchiate, no? Vediamo cos'altro. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Allora potresti vivere un'assenza di questo amore, o potresti vivere un'assenza di questa persona anche se ce l'hai vicino, potresti percepire questa assenza. Questa assenza non è, la mancanza non è assenza, è invisibilità, come ti insegna l'eremita. L'eremita va nella profondità della sua lanterna interiore, trova l'amante mistico, spirito guida, e poi lo rispecchia fuori. È sicuro nel suo centro con il suo amante mistico e poi lo proietta fuori. Quindi laddove tu percepisci una mancanza di qualcuno, anche se ce l'hai vicino, puoi percepire una distanza, la mancanza non è assenza, ma è l'invisibilità con cui cooperare. Ecco perché il primo oracolo ti diceva: focalizzati sui tuoi obiettivi principali. Perché l'amante mistico ti parla attraverso la realizzazione di doti, capacità e talenti. Avevamo fatto l'esempio del coraggio prima, il coraggio di sentire l'amante mistico dentro. Mi spiego? Molto poetico. Vediamo le carte della musa che bisbiglia. Fai meno, basterà. L'eremita fa meno, come messaggio all'amante mistico. Meno e più. Quindi non devi dimostrare chi sei, cosa fai, devi essere. Fai meno. Questa è la tua verità, fai meno. Magari hai dovuto fare tanto per gli altri, prodigarti, eccetera. No, per necessità, no, di magari di farsi voler bene, eccetera. Fai meno, quello basterà. Cioè, sì, la tua essenza, fai meno nella relazione. Non fare le cose nella relazione con questa persona che arriva, con questa persona che c'è, per farti dire bravo, bravo, per avere riconoscimento in questo senso, perché questo ce l'abbiamo già di default tutti, ma piuttosto
stai nella tua essenza, balla, danza, focalizzati sui tuoi obiettivi e questo Cavaliere di Coppe si materializza, ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.